Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Ferrovie Miniatura, io sono Joe. Oggi andremo a vedere come realizzare il pannello sinottico, il famosissimo pannello di gestione per le ferrovie, sulla centrale Ecoslink. Quindi andremo a creare il pannello in base ad un progetto esistente, in questo caso sto parlando del progetto di un mio cliente, e questo video appunto è mirato alla creazione di questo pannello, ma soprattutto anche a come installare i servi. Nel video precedente, se non l'avete visto andate a vederlo qua sopra, ve lo metto nel link qua sotto, ho fatto vedere come installare il motore ESU o comunque un servomotore sotto il plastico. Questo è il modello che avevamo fatto, vi ricordate? Era così, praticamente ho messo sullo scambio e sotto c'era l'installazione del motore. Quindi in teoria in questo video noi andremo a installare 8 servi, perché in questo plastico ci sono 8 scambi da gestire. Sopra troverete anche il progetto praticamente di questo plastico che avete già visto, ed è suddiviso in 3 livelli, in modo che dal pannello di gestione sinottico lui può vedere tutti e 3 i livelli separati per gestirsi meglio gli scambi. Quindi ora andremo a fare ovviamente anche un lavoro particolare, che è un lavoro che io sto facendo a distanza, quindi è una digitalizzazione dell'impianto a distanza che io poi spedirò con tutta la centrale a Giancarlo. Che cosa significa a distanza? Che io da qua gli creo tutto quello che è il cablaggio per l'impianto digitale del suo plastico, e lui dovrà solamente poi dopo, una volta ricevuto il tutto, andare a collegare questa parte di telaietto che gli sto creando del cablaggio di tutta la parte digitale sotto al suo plastico, e poi potrà utilizzare direttamente la centrale con già tutto installato. Quindi installeremo lo Switch Pilot Servo con tutti gli 8 gli scambi, e andremo a installare anche i 2 sistemi di loop per il cappio di ritorno che si è creato all'interno del suo plastico. Quindi installeremo già tutto, utilizzeremo anche la morsettiera della Flashman, quindi questa, ok, che servirà appunto per aiutarci nel cablaggio. E ricordo che man mano che vi farò vedere gli articoli li trovate qua sotto in descrizione per poterli acquistare direttamente sul sito di Ferrovie Miniatura. Perché acquistare su Ferrovie Miniatura? Perché da me, oltre ad acquistare il prodotto, ovviamente avete l'assistenza in video chat continua per potermi chiedere informazioni se non riuscite a fare determinate cose, e comunque avete un'assistenza continua. Bene, adesso andiamo a fare il cablaggio e poi andremo a fare il pannello sinottico. Allora, prima cosa che andremo a fare 2 fori sotto la tavola, ok, lateralmente alla tavola, scusate, che servono poi a Giancarlo per il fissaggio di questa basetta di legno sotto al suo plastico. Quindi ora faremo 4 fori, 1, 2, 3, 4, che saranno già predisposti per poter mettere delle viti da legno con un diametro del 6, in modo che tu possa semplicemente andarti a collegare sotto il plastico con una semplicissima vitina. Facciamo i 2 fori. Gli facciamo anche la sbasatura per l'invito alla testa della vite. Ok Giancarlo, per intenderci, qua potrai praticamente inserire la vitina, è già tutto preforato, e la vitina una volta inserita all'interno va praticamente rasa alla tavola, ok? Quindi i nostri componenti da andare a installare su questo piccolo pannello sono questo, che è lo Switch Pilot Servo, perché stiamo parlando di servi, il codice è 51832 della ESU. Poi gli altri componenti da installare sono questi della Lens, trovate sempre il codice qua sotto, che servono appunto per il cappio. Li prepariamo già in modo per capire gli spazi. Poi abbiamo il codice Flashman 6940, che è questa morsettiera che io uso spesso nei miei cablaggi, è molto comoda perché praticamente ci sono 10 poli, quindi qua mettiamo la morsettiera, qua lo Switch Pilot e qua i 2 lens. Andiamo a cablarli, andiamo a bloccarli con delle vitine. Useremo delle vitine molto piccole. Poi blocchiamo lo Switch Pilot con una vitina dal diametro del 6 da 4 cm. E poi anche nella nostra morsettiera mettiamo altre 2 vitine. Ok, il nostro pannello è bello che è pronto, ok? Ora dobbiamo fare il cablaggio. Ora, per prima cosa abbiamo questi 2 cavetti, questi 2 fili, uno bianco e un arancione, che andremo a speluccare. E questi sono praticamente l'alimentazione che arriva dalla centrale, quella che arriva proprio dall'uscita track della centrale Ecoslink, e li mandiamo nella nostra morsettiera, uno a sinistra e uno a destra. Ok, vedete, è molto semplice, basta pigiare il tasto, ok, e
innestate il cavetto dentro. Quindi ora abbiamo dato alimentazione che arriva dalla centrale, che in questo momento ovviamente è spenta, che alimenta la morsettiera sia dalla parte sinistra che destra. Sono i due poli, il positivo e il negativo. Ok, quindi tutto quello che è da questa parte è il negativo e quello da quest'altra parte è il positivo e viceversa. Ora abbiamo questi innesti a coccodrillo che conoscete benissimo, che sono gli innesti che troviamo sempre negli Switch Pilot o comunque in tutti i componenti della ESU, e sono già predisposti per essere inseriti negli appositi innesti. In questo caso da quest'altra parte, ora ve lo giro, abbiamo questo innesto e questo andrà ovviamente inserito qua dentro. Ok, dobbiamo inserirlo qua dentro, però prima di farlo gli facciamo il collegamento dei fili. Qui abbiamo ovviamente gli innesti PV A e B e TRK A e B, ok, che sarebbe appunto il power e il track, quindi gli diamo un ponticello per alimentare sia lo Switch Pilot e per avere il collegamento con la centrale. Infatti ho già preparato il ponticello e adesso gli mettiamo due fili che vanno qua dentro, uno a sinistra e l'altro a destra. Ho creato l'abbondanza del cavetto per potermi portare fino all'entrata dello Switch Pilot, vado a mettere il ponticello insieme e lo vado ad innestare dentro il nostro coccodrillo, ok? Il nostro innesto a coccodrillo, sia l'arancione che il bianco, così ho creato il ponticello. Andiamo ad avvitare il tutto, perfetto, e andiamo a innestare questa parte, così abbiamo alimentato lo Switch Pilot. Poi ora andiamo a collegare gli LK200 della Lens. Come facciamo? Semplicemente nella parte in, quindi dove ci sono i contattini che adesso vi faccio vedere, quindi qua in mettiamo appunto l'alimentazione che arriva dalla nostra morsettiera, quindi da qui due fili, uno che va su J e l'altro che va su K, idem da questa parte, ok? Gli mandiamo sempre due fili. Invece poi dalla parte out ci sono due fili che partiranno e io lascerò in abbondanza per Giancarlo, gli lascerò un paio di metri, che questi vanno collegati poi ai binari che verranno appunto collegati da Giancarlo, dove ricorderai poi Giancarlo di mettere gli isolatori come ho fatto vedere in altri video. Se non sapete come fare il cappio trovate il link qua sotto e c'è praticamente tutto il video che ho fatto vedere come fare a farlo, quindi è molto semplice. Qui troverai appunto i due fili in uscita che dovrai collegare sui tuoi binari e te li lascio in abbondanza. Quindi in questo caso io metto il bianco sul J e il blu sul K, quindi la stessa cosa farò in quello dopo, chiaro, no? Lo lasciamo in abbondanza, poi lo colleghiamo qui al morsetto. Quindi portiamo il blu nell'arancione e il bianco nel bianco. Stessa cosa facciamo anche di qua, stesso lavoro, quindi portiamo un cavo ancora da qua alla stessa maniera, quindi anche qua bianco nel J e il blu nel K. Allora Giancarlo, qua ti ho preparato una matassa da circa 2 metri, questa parte qui troverai queste quattro coppie di cavetti, di fili. Questi che cosa sono? Sono i fili che tu dovrai andare a collegare, quindi il bianco blu, questo, andrai a metterlo nel loop numero 1, nel binario del livello 1. Il bianco verde lo metterai nel binario appunto del loop numero 2, poi qua hai il bianco arancione che devi mettere ai binari, quindi dove vuoi, in una parte del plastico, gli saldi questi due fili e tu alimenti i binari. Questo invece te lo lascio libero, che sarebbero le luci di gestione, tipo luci dentro le casette o luci su lampioni stradali, eccetera, eccetera, insomma l'illuminazione in generale sul tuo plastico. Te lo lascio libero in modo che se tu vorrai, poi un giorno puoi aggiungergli le luci e gestirle da qua con un interruttore. Io questo cavo ovviamente, quello delle luci, te lo lascio qui libero. Quindi andiamo a collegare il loop numero 1, come abbiamo detto, coppia bianco-blu, ok? Va nell'out, ok? JK, quindi sempre bianco a sinistra nel J e il blu qua nel K. Poi abbiamo il bianco verde, quindi qua mettiamo il bianco sempre nel J e il verde nel K. Poi ti collego il bianco arancio qui alla morsettiera per alimentare i binari, e questo invece ti metto l'interruttore, ok? Così hai l'acceso spento delle lampadine, delle luci di illuminazione del plastico, eccetera eccetera. E di qua gli facciamo l'interruzione, ok? Facciamo l'interrotta, quindi semplicemente passiamo il cavo di qua, mettiamo l'interruttore che è questo, che adesso ti collego. Quindi adesso andiamo a dare praticamente alimentazione, premiamo go sulla centrale e vedete si è acceso tutto, si sono accesi i due lens, si è acceso anche il display dello Switch Pilot e ovviamente andiamo a testare questa lampadina se si accende attivando l'interruttore. Ok, si accende, vedi? Quindi tu qua attivi e disattivi le luci del plastico direttamente da questo interruttore, mentre i binari sono sempre alimentati dalla centrale.
ok? Quindi accendi spegni, switch pilot acceso, i lens sono accesi, devi solo collegare questi cavetti. Ora Giancarlo, vedi qua ti ho creato un cablaggio che hai visto già nel video scorso, non dovrai fare altro che fare questo nel tuo plastico. Io per testarti tutti e prepararti tutti i tuoi servi già installati sulla centrale, te li tiro fuori tutti così. Ok, te li collego solamente, quindi tirerò fuori il cavo, ma poi tu dovrai solamente fare il cablaggio. Ovviamente io nella confezione, questa è la tua confezione, io lascio tutto intatto, tiro fuori solo esclusivamente il servo, ok? Tutto il resto lo lascio dentro la scatolina perché dentro ci sono tutte le vitine che ti servono per andarlo a collegare. Io estraggo solo il motore, come puoi vedere, guarda, tiro fuori questo e me li metto qua. Le scatoline te le lascio tutte intatte, troverai le vitine e tutte le barrette metalliche per collegartelo, imitando quello che ti mando nella scatola, cioè questo lo devi imitare. Ovviamente non ti arriva lo scambio, ti arriva solo l'ago, così capisci già come devi fare, è molto semplice. Questa è praticamente una sorta di prototipo di come devi installarlo. Segui il video, guardi questo è sempre il tuo, ok? Ricordatelo che fa parte, lo devi poi togliere da qua e te lo metti sul plastico, sviti le viti e te lo attacchi sul plastico. Ora tiro fuori tutti i tuoi servi e li colleghiamo. Qua hai numerati tutti i tuoi servi, il 2, il 3, il 4, il 5, il 6, il 7, l'8 e l'1 ce l'hai qua nel prototipo, ok? Ti ho segnato 1, quindi dopo questo lo sganci e lo usi. Quindi questi sono tutti i tuoi servi già pronti che adesso andremo a collegare, però come ben sai questi cavi sono corti per arrivare sotto il plastico, quindi ti ho aggiunto delle prolunghe che sono queste qua, sempre della ESU, codice 51810, le trovate sempre il link in descrizione, e questi non sono altro che delle prolunghe che ci servono per aumentare la distanza di collegamento. In questo caso ne apriamo uno e poi li colleghiamo per tutti. Hai questa prolunga che è praticamente 75 cm e tu da qui al plastico ci dovresti arrivare. Nel caso usiamo altre prolunghe su prolunghe, quindi puoi continuare ad aggiuntare all'infinito. Quindi mettiamo le prolunghe nei rispettivi codici. Quindi partiamo dal codice 2, andiamo ad innestare e a scatto, è molto semplice, non puoi sbagliarti, e questo ovviamente va nello switch pilot. Adesso andiamo a fare tutti i collegamenti. Prima preparo tutte le prolunghe, ovviamente in ogni prolunga io ti metto un nastro per identificarlo, quindi questo sai che è lo scambio 2, quindi andiamo a mettere codice 2, ok? Sono collegati comunque, non puoi sbagliarti, te li faccio tutti, ok? Tutti codificati, vedi? Abbiamo tutti i tuoi scambi dall'1 all'8, adesso li vedi al contrario, però sono tutti numerati, anche sul cavo ti ho messo il numero, vedi? Ho già messo le prolunghe, quindi tu devi solo andare a innestare praticamente questi dentro il tuo plastico, sono già tutti numerati. Ora andremo anche a collegare alla centrale. Il numero 1 è sempre qui, anche questo è numerato col numero 1, ok? Ed è qua. Ora andiamo a collegare tutti questi motori sullo switch pilot servo. Partiamo per ordine, io ovviamente ti mando già tutto collegato, quindi cominciamo a collegare uno a uno. Questo è l'indirizzo 1 e lo mettiamo sull'1, poi prendiamo il numero 2 e andiamo nel 2, poi abbiamo il 3, andiamo a collegare il 3 e così via fino all'8. Ok ragazzi, in realtà ho commesso una dimenticanza, nel senso che ero straconvinto che gli scambi da servire fossero 8, in realtà poi mi sono accorto prendendo il progetto che erano 12, quindi ho provveduto a mettere altri 4 motori e ovviamente questo che cosa comporta? Comporta il fatto che siccome lo switch pilot servo gestisce un massimo di 8 motori, ho dovuto aggiungere un altro switch pilot. Semplicemente ho fatto le stesse cose che avete visto prima, cioè ho messo praticamente il collegamento, adesso vi faccio vedere, non ho fatto altro che aggiungere appunto l'altro switch pilot che si trova qui, l'ho messo da questa parte, ho fatto il collegamento uguale a questo, un copia e incolla, quindi sono andato sempre nella morsettiera e qua io ho collegato negli indirizzi dall'1 al 4, io ho collegato gli scambi appunto dal 9 al 12. Ovviamente quando voi accendete lo switch pilot, nella configurazione all'interno del display premete su programma e cambiate la configurazione, cioè di default lo switch pilot vede gli indirizzi da 1 a 8, in questo caso questo switch pilot diventa con gli indirizzi dal 9 al 16, quindi la prima tranche è appunto 9 12 che io ovviamente ho modificato qua sopra, quindi è tutto collegato. Ora non mi rimane altro che finalmente andare a configurare tutti e 12 i motori all'interno della nostra centrale Ecoslink, e in più non solo li andremo a configurare ma andremo a creare
come descritto nel titolo di questo video, il pannello sinottico, cioè quello che vi permette di vedere il vostro tracciato in anteprima, come in questo caso lo schemino dei classici tracciati che andiamo a creare, vedendo già in anteprima dove ci sono gli scambi con la loro numerazione, che appunto ovviamente questa numerazione avrà una logica di sequenza. E ora andremo a vedere e ci vediamo tra poco. Ok, quando accendiamo ovviamente la Ecos, la prima schermata che ci dà è questa. In questo caso io devo andare a configurare i motori, quindi premo su questo menu e mi appaiono appunto tutte le slot pronte per inserire i nostri motori. Vedete, è tutto a zero. Quindi cosa facciamo? Andiamo su questa chiave inglese che c'è qua in basso, quindi premiamo questa chiave inglese qui sotto e mi si apre sotto una serie di elementi che posso ovviamente richiamare. In questo caso io cosa devo fare? Devo aggiungere il motore, quindi scambio. Vi ricordo che i motori che abbiamo installato sono motori servo, cioè sono dei motori che sono in grado di fare dei movimenti che possono essere utilizzati non solo per gli scambi ma anche per altri tipi di accessori che possono essere porte, oggetti eccetera eccetera in movimento sul vostro plastico. Però adesso noi stiamo installando i motori per lo scambio, quindi il simbolo che ci serve che rappresenti lo scambio è questo qui. Quindi su questa prima icona qua in basso, ok, premiamo, vedete si evidenzia di colore giallo e si aprono le slot vuote. Ok, slot vuote ce ne sono, vedete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 slot vuote nel primo paragrafo. Ovviamente se poi vado nel secondo ce ne sono altre e così via. Quindi andremo a lavorare nel primo paragrafo e andremo a inserire i nostri 12 elementi. Quindi cosa facciamo? Andiamo a tacciare sopra il primo e si apre finalmente una scheda. Questa scheda rappresenta la configurazione del primo indirizzo, quindi del primo motore che andremo a installare. Di default vi dà il nome di CC che lasciate così e poi la prima riga vi dice nuovo, quindi ovviamente diamo un nome. Quindi io do un nome, in questo caso io gli metto il nome dello scambio, per esempio scrivo scambio 1, ok? In questo caso vedendo il progetto, ok, questo è il progetto che ho fatto per il nostro amico, lo scambio 1 nel suo progetto è rappresentato appunto da uno scambio sinistro in curva, però nella riga non potete scrivere chissà quante cose, quindi io scrivo scambio 1, oppure potete scrivere scambio sinistro, scambio destro, quello che volete. Ovviamente cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dargli l'indirizzo, in questo caso di default abbiamo già 1, vedete? Indirizzo 1, quindi lo lasciamo così perché questo effettivamente è il primo scambio, quindi sta nell'indirizzo 1. Invece una cosa importante che dobbiamo fare adesso è quella, per stabilire un ordine sinottico, è quello di andare a scegliere il giusto simbolo per lo scambio. In questo caso premo su questa tendina, mi si apre la tendina, vedete mi dà una serie di elementi che sono per esempio i segnali ad ala, i segnali luminosi, eccetera eccetera. Qui potete inserire tutto. Ovviamente sotto troviamo anche finalmente i simboli degli scambi: scambio sinistro, scambio destro, scambio triplo, lo scambio incrociato a 2 vie, lo scambio incrociato a 4 vie e poi ci sono gli scambi in curva, ok? E così via. In questo caso abbiamo visto poco fa dallo schema del progetto che lo scambio numero 1 è rappresentato appunto dallo scambio sinistro in curva, quindi questo. Infatti mi ha cambiato il simbolo ed è quello, e questo mi permette dopo dal punto di vista del pannello sinottico di comprendere meglio e facilitarmi le operazioni di simbologia appunto degli oggetti da inserire all'interno del pannello. Quindi fatto questo confermo e mi ha inserito finalmente il primo. Ok, scambio 1, accessorio 1. Ora dobbiamo fare il 2, quindi cosa faccio? Non faccio altro che andare sempre nel secondo, quello spazio libero a fianco, e andare a dare un nome anche qui. Quindi io qua gli metto scambio 2, ok? Ovviamente adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dargli l'indirizzo 2, altrimenti va in commutazione con l'1, perché se lascio 1, cosa succede? Che quando io vado a richiamare quello scambio, si muovono 2 scambi insieme, e a livello anche di assorbimento non è proprio il massimo per quanto riguarda la centrale, quindi andiamo semplicemente a dare il nome indirizzo 2, qua sotto l'indirizzo 2, e andiamo ovviamente anche qui a dare il simbolo esatto. Nello schema dell'impianto che abbiamo fatto al mio cliente, lo scambio 2 è rappresentato da uno scambio dritto normalissimo destro, quindi scambio a destra, questo qua con questo simbolo. Diamolo ok e va a mettersi qua il secondo scambio. Adesso devo inserire il terzo, anche qui stesso lavoro, dobbiamo dargli il nome eccetera. Prima di farlo un suggerimento, vi do un trick veloce: fate prima subito il cambio dell'indirizzo, quindi in questo caso sappiamo che è l'indirizzo 3, lo facciamo subito, così mi va a modificare già la terza riga, mi dà già il 3 in combinazione, ok? E poi su nuovo dopo andiamo a scrivergli scambio 3, perfetto, do l'ok
e anche questo è inserito. In questo caso, guardando lo schema, nel tracciato abbiamo uno scambio curvo in destro, quindi scambio curvo destro, andiamo a cercarlo, scambio curva destra, ce l'abbiamo qui e andiamo a segnalare, e abbiamo inserito quindi i primi 3. Ovviamente adesso io devo fare la stessa cosa, quindi è inutile che vi faccio vedere tutto il video, altrimenti dura un botto. La stessa cosa per gli altri restanti 9 scambi, quindi li inserisco tutti e 12 e ci vediamo tra poco. Ok, ora ho inserito tutti e 12 gli scambi, quelli che mi interessano a me. Ne ho inserito anche un 13° finto per farvi vedere come si fa a cancellare. Qualora volessimo cancellare un elemento per qualsiasi motivo, tipo modifica eccetera eccetera, non facciamo altro che andare sul tasto, questo qui dove c'è la X, cancella, e a questo punto qualsiasi cosa tocco si cancella, quindi vado a toccare quello che non mi interessa, in questo caso questo, e lui sparisce. Ok, finita tutta la configurazione, per tornare al menu normale per gestire gli scambi, premiamo nuovamente sulla chiave inglese qui in basso a destra e lui mi porta nel pannello tradizionale, quindi ora io ho la situazione di tutti i miei scambi inseriti. Infatti se vado a premere su uno di essi, sentite dal rumore che si sta muovendo il servo, quindi questi sono tutti inseriti. Ora cosa facciamo? Ovviamente adesso li testo tutti, vediamo. Ok, perfetto, funzionano esattamente tutti. A questo punto ragazzi abbiamo inserito tutti i motori all'interno della nostra centrale, sono tutti configurati, tutti collegati correttamente e funzionanti. E quindi adesso cosa ci rimane da fare? Creare il pannello sinottico. Quindi io ho praticamente distribuito su 3 livelli il plastico del nostro cliente e ovviamente cosa faccio? Sul pannello sinottico gli creo appunto 3 situazioni differenti per suddividere il carico, cioè questi sono i suoi progetti, quindi questo è livello 3, questo qui è livello 2 e questo è livello 1. Trovate il video di questo plastico che ho fatto vedere l'altra volta. Questo ovviamente mi serve per creare un certo ordine, quindi adesso andiamo a creare il primo livello del pannello sinottico, che è appunto questo qui in giallo, dove dentro ci sono i primi 3 scambi. Ora andiamo a vedere come fare. Ok, questa è la schermata che abbiamo adesso, quindi per fare il pannello sinottico andiamo su questo simbolo qua in alto, mi si apre questa pagina, ok? Qui ci sono i livelli, ok, vedete, premendo questa tendina qua sotto abbiamo pannello controllo 3, 2, 4, 5, 6 così via. Io nel livello 1 ovviamente ho già scritto livello, ora vi faccio vedere come si fa a fare. Semplicemente andiamo sulla chiave inglese, si apre appunto sotto ancora una sorta di simbologia. In questo caso qua vicino al livello 1 c'è proprio il tastierino che ci permette di scrivere quello che vogliamo. Io ho scritto già livello 1 e confermo. Ora dobbiamo disegnare il primo livello del nostro tracciato. In questo caso utilizzo questi simboli qua sotto che mi aiutano a creare. Partiamo qua dall'alto, quindi apriamo la simbologia dei binari, per esempio del tracciato, che è questa, e parto da qua in alto. Ok, lo faccio per comodità, mi metto qui e metto dritto. Ok, simbolo dritto. Vado nel diagramma a fianco e metto un altro dritto. Ok? Vado ancora avanti e metto dritto. Lo sto disegnando tutto ragazzi, quindi vi sto facendo vedere step by step come dovete fare. Sto disegnando diciamo quello che è il track che io ho creato nel tracciato del mio cliente. Vado avanti, ovviamente non è proprio uguale, mi serve solo come simbologia. Poi scendo con una curva, poi ora voglio mettere una curva, quindi vado sempre sul frame libero, chiamiamolo così, e clicco sul simbolino curva. Ovviamente lui me la sta mettendo verso l'alto, io posso girarlo, certo, con questa icona qui sotto dove c'è la freccia ci clicco sopra e qualsiasi simbolo vado a toccare lui me lo gira in base alla direzione, quindi ci clicco sopra, me l'ha girato così, ovviamente non va bene, clicco sopra ancora, così non va bene, clicco qui sotto, va bene, ok? Io ho aggiunto un'altra curva ancora. Ok, ora devo inserire lo scambio, quindi clicco sull'icona degli scambi, questa qui, e mi apre, adesso vedrete, mi apre tutto il pannello degli scambi disponibili quando io andrò a appoggiare il dito qua sopra, ok? Quindi qua decido di mettergli lo scambio e gli metterò lo scambio 1, è già pronto, vedete, è già sullo scambio 1, quindi clicco ok, lui me l'ha inserito, ok? È già collegato. Poi voglio proseguire col tracciato, quindi clicco sui binari normali, qua sopra gli devo aggiungere un'altra curva, ok? Che mi riporta indietro, quindi io ho aggiunto questa curva, ma come vedete qua si è creato uno spazio, quindi cosa significa? Che questa curva che c'è qua che avevamo messo prima non va bene, no? E cosa facciamo? Andiamo a sostituirla, quindi la andiamo a eliminare col tasto elimina, tolgo questa e gli vado a inserire quella più adatta, cioè gli clicco sopra e gli metto la doppia curva,
ok? Quindi mi ha messo già 2 curve e questo mi permette di andare ad addrizzarmi, a creare appunto l'altro scambio. Poi andiamo avanti ancora, qui mettiamo dei dritti e andiamo a proseguire. Quindi qua ora devo inserire uno scambio e abbiamo lo scambio 2, ok? Che è quello che mi consente di andare di qua a destra, e qua a fianco ovviamente abbiamo un'altra curvetta da mettere, la mettiamo, andiamo a girare e abbiamo unificato il tutto. Proseguiamo ancora con i binari, mettiamo qua ancora qualche dritto, cioè andando sulla logica del nostro tracciato, e cominciamo a scendere con la curvetta. Qui facciamo cambiare la traiettoria, ok, quindi scendiamo ancora con delle curve, vedete lo sto facendo velocemente per farvi capire, e poi finalmente mettiamo lo scambio 3, lo mettiamo qua, ok, lo scambio 3 già pronto, e qua ci va un'altra curvettina, perfetto, e abbiamo questa praticamente questa parte che rappresenta appunto il tracciato. Qui per facilitare la comprensione mettiamo un dritto e ora gli facciamo l'anello di ritorno, quindi andiamo da questa parte, gli mettiamo un'altra curva, giriamo e poi un bel dritto. Qui ci va un'altra curva che andiamo a girare, in questo caso capite che qui dobbiamo togliere questa e sostituirla con una doppia curva che metteremo qui, ok, perfetto. Poi andiamo ancora avanti qui con le linee dritte, quindi giriamo, e un'altra qua. Poi qua scende giù, ok, ormai conosciamo bene il nostro tracciato, scende giù con la curvetta, quindi andiamo a girarla, ok, un'altra curvetta sotto e la giriamo, un'altra curvetta ancora e la giriamo, tutta una serie di curve insomma, ok, e ora andiamo dritto, curva, e ce ne andiamo pian pianino sopra a collegarci all'altro, ok, un'altra curvettina qui e poi andiamo su dritti con 2 pezzi dritti e abbiamo chiuso il circuito. Questo è il tracciato 1, ok? Quindi cosa significa? Che adesso se io esco dalla configurazione, il nostro cliente, chiunque, riesce a capire che questo tracciato è quello che vediamo per quanto riguarda il livello 1 del nostro amico, e quindi lui da qua già vede gli scambi dove sono. In questo caso se lui vuole far andare questo scambio ci preme sopra e vedete che lo scambio si muove. Se vuole far andare questo, sentite che va, se vuole fare andare quest'altro, ok, si muovono, ovviamente vedete sono dietro qui i nostri servi che si muovono, ok, in questo caso è lo scambio 1, questo qui, che noi qua ce l'abbiamo configurato su questo, vi ricordate, no? Quindi se io vado a premere su questo, muovo quest'ago qui, ok? Quindi cosa succede? Che adesso lui sta vedendo questa parte qui, ma l'altra parte, quindi il tracciato 2 come fa? Va sul 2 e si crea un nuovo pannello, quindi andiamo su 2, gli diamo un nuovo nome, in questo caso livello 2, e andiamo a creare anche qui il disegno del tracciato numero 2. Quindi ora è inutile che vi faccio vedere tutti i passaggi perché tanto avete capito, tra poco ci vediamo. Ok, andiamo a vedere come sono gli altri 2 livelli, quindi li ho fatti. Il livello 2 rappresenta appunto la parte sinottica del livello 2 che si vede appunto sul tracciato. Qua ci sono tutti gli scambi che funzionano, ok? Sentite i rumori? Man mano che li vado a richiamare loro sono tutti configurati. E poi andiamo sul livello 3, vediamo la parte sinottica del livello 3, anche qui tutti gli scambi sono configurati perfettamente, terminale e qua sotto. Quindi durante la visione del gioco si può passare da una schermata all'altra in questa maniera qua. Quindi ragazzi il video è finito, vi ho fatto vedere come si fa il pannello sinottico. Se volete altre informazioni non fate altro che scrivermi qua sotto nei commenti. Se siete interessati a una tipologia di impianto digitale studiato, progettato per voi anche a distanza come in questo caso, non fate altro che contattarmi all'info@ferrovieminiatura.com oppure scrivetemi qua sotto nei commenti, vi do tutti i dettagli. E spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like, se non siete ancora iscritti fatelo adesso, vi voglio bene e grazie per avermi guardato. Ci vediamo alla prossima, ciao!